Dottor Lavanga, innanzitutto la ringrazio per avermi concesso la sua presenza. Ieri ho parlato con un suo collega, il quale è stato piuttosto esaustivo, anzi fin troppo perché abbiamo superato i 30 minuti e la pregherei di contenersi se riusciremo. So che avete tante cose importanti da dire, ma entro i 10 minuti al massimo. Quindi, se lei me lo permette, io parto subito con la prima domanda che vorrei farle. Me lo consente? Certo, benvenga, forza Allora signor le faccio la Carlo. prima domandaccia. Lei sicuramente mi saprà rispondere. Lei chi è? Beh, sono Pietro Lavanga, più che dottore sono un regista, mi occupo di cinema, sono un docente informatico, ho fatto mille mestieri, per cui 62 anni, tutto qua. Beh, una bella esperienza, complimenti. Mi dica una cosa, per quale motivo nasce il Comitato Nazionale di Liberazione Italia del quale lei è promotore? Ok, sarebbe lunga la questione, ma cercherò di essere in sintesi. In questi ultimi 5-6 anni abbiamo cercato di parlare con tutti i gruppi del dissenso in modo da fare un'unità nazionale. Non ci siamo riusciti perché la maggior parte hanno idee variegate. Ora il motivo è semplice. Io ho fatto non ti dico il numero di manifestazioni riguardo la depopolazione del popolo Italia, perché abbiamo una guerra di là, 50.000 morti, un'altra guerra di là, 50.000 morti, ma noi qui nel nostro paese da 60 milioni siamo diventati 50 milioni. Ora il problema è che le istituzioni, coprendo e velando e camuffando tutti i dati, ti dicono che siamo 57 e no, non siamo 57 milioni perché 7 milioni sono gli immigrati. Pertanto da 60 milioni a 50 milioni abbiamo un gap, un ammanco di 10 milioni di italiani. Signori, questo paese hanno le politiche sociali, i gruppi parlamentari e tutte le sfere finanziarie dell'elite stanno propinando la depopolazione cavalcante di questo popolo. Mancando 10 milioni di italiani, hanno già abbassato del 20% la popolazione italiana. Se vanno in questa maniera, tempo 10-20 anni l'Italia non esiste più. Il motivo è questo qui. Visto che stanno sterminando il paese Italia, sarà utile informare gli italiani che prima o poi toccherà anche a loro, se non stanno attenti e se non seguono delle politiche sociali intelligenti. Ecco, questo è il motivo per cui adesso stiamo attivando un altro progetto molto più ampio di sensibilizzazione del popolo. Questo è il motivo. Ed è un motivo più che lecito è anche un motivo estremamente importante, perché se le cose stanno come lei dice, ma sono certo che lei Ah no, dica... lo dicono i numeri, eh? No, eh, no, non lo dice Pietro, lo dice l'Istat. Nel 2020, nel 2000 eravamo 60 milioni, oggi a 2025 siamo 50 milioni. Faccia lei, signor eh, Carlo. eh, eh. Non è che ci vuole, devo fare la terza media elementare per capire che 60 meno 50 fa 10 milioni di morti. Ed è vero, sono veri, non sono numeri così inventati, perché me li fossi inventati io, allora va bene, allora... Ma i numeri parlano i numeri, per cui non è che parla Pietro, parla i numeri dicono questo, signori, il paese è in elevatissima caduta libera verso la depopolazione e lo sterminio del paese Italia attraverso politiche camuffate di un Parlamento e di tanti partiti politici che ignorano la questione e continuano a perpetrare questo modello di depopolazione. Ergo sarà il caso di cambiare la rotta. Tutto lì. E in effetti non posso che darle ragione perché l'Italia quindi insomma, non tanti anni fa eravamo la quarta potenza mondiale, economica Veda mondiale. lei, veda Noi lei. oggi siamo un fanalino di coda, il che non è bello. Altri 6 mesi chiudono Comunque, le ultime microattività. Signori, 600.000
aziende chiuse in questi ultimi 10-15 anni. Sapete cosa significa? Lei fa un giro in qualunque piazza d'Italia, io ho girato sud-nord, dei 100 negozi che c'erano aperti sono rimasti il bar e la farmacia. No, tutte le altre 90 attività non esistono più. Signori, fateveli voi i conti, se siete più bravi di me, io vorrei che voi mi diceste che no, non è vero, io sarei contento che fosse il contrario. Andate a guardare qualunque piazza, da Milano a Trapani, a Palermo, a Bologna, tutte. Abbiamo 100 province che hanno tutti lo stesso problema. Depopolazione, chiusura, non c'è lavoro, non gira denaro, i ragazzi sono impiccati come pochi, è un futuro brutto per i giovani italiani che rimangono qua. Ecco, io Le dirò non che voglio terrorizzare nessuno, voglio dire solo quello che è. no, no, ma le dirò che d'altronde prima di lei queste cose le diceva un signore che si chiama Beppe Grillo, che in effetti dicendo queste cose è riuscito a creare un movimento politico che ha fatto all'inizio delle cose buone e poi si è un po' disperso, mettiamola così, voglio usare un... No, il signor Beppe Grillo, che conosco anche personalmente, è un traditore e lo posso certo. dire ad alta voce, perché 12 punti per cui il popolo credeva in quei 12 punti, ne ha fatto uno, la metà, cioè il reddito di cittadinanza, gli altri 11 punti sono stati tutti disattesi. Ovvio che oggi il Movimento 5 Stelle, che era 32%, è diventato 4%. Perché? Perché ha tradito la volontà del popolo, è naturale. Cioè, Certo. se domani Quindi, mattina dovessi provare a incontrare Beppe Grillo, è meglio che non lo incontro. quindi signor Lavanga, Tutto lì. dottor Lavanga, mi perdoni, non me ne voglia se le dico che molti forse dei nostri ascoltatori sono un po' disillusi e magari ne hanno sentito tante e adesso diventa difficile credere che ci sia di nuovo un progetto in grado di... Però non diciamo di no, diciamo che sicuramente è un progetto impegnativo ed è un progetto che secondo me, mi sembra aver capito quello che mi ha detto ieri il dottor Sanna, è un progetto che è nato nel 2014, quindi 11 anni fa. Certo. Quindi è un progetto che avete Abbiamo pianificato. affrontato questi 10 anni cercando di far capire al dissenso che serve un'unità nazionale. Ma a quanto pare bisogna prendere il progetto e realizzarlo in una maniera molto più diretta con gli strumenti costituzionali. Dottor Lavanga, anzi, se me lo consente Pietro, e la prego, mi Regista, chiamo io sono un Carlo. regista, mi Ecco, occupo di cinema. benissimo, quindi se possiamo darci il tu per me è un piacere. Pietro, vorrei chiederti Volentieri. ancora una cosa. In questo CNLI, oggi chi ne fa parte? Ma soprattutto, più importante ancora, chi può farne parte da domani stesso? Perché magari a seguito di questa intervista ci saranno persone che dicono aspetta un attimo, perché quasi quasi mi interesserebbe vedere di cosa si tratta, magari prendo contatto con Pietro Lavanga e magari entro anch'io in questo comitato, in questo consiglio. Chi ne fa parte oggi? Allora, oggi ne fanno parte un lungo numero di persone, cittadini italiani, puliti, persone comuni che hanno capacità di pensiero, ma diciamo una base per partire a ragionare su Comitato Nazionale di Liberazione Italia, c'è una sola premessa, nessuna alleanza con la vecchia partitocrazia che è negligente. Visto che è negligente, dobbiamo formare un Parlamento di persone diligenti, non negligenti. Allora, persone serie, persone comuni, cittadini italiani, ovviamente che siano capaci di capire il problema e cosa fare per questa nuova Italia dei prossimi 10, 20 anni, 30 anni. Quindi comuni cittadini che a un certo punto dicono no, è giusta questa strada, percorriamola. Qualunque cittadino pulito, basta che sia pulito e che non abbia corruzioni e cose e quant'altro con la vecchia partitocrazia, perché a quel punto ci sporcheremmo di nuovo con quei signori là.
è normale. D'altronde, lo dicevo ieri al dottor Sanna, in Parlamento abbiamo più di 180 persone che sono in odore di crimine, cioè che una persona che fa il contadino e coltiva pomodori volesse Va entrare, benissimo, va bene anche lui. Beh, d'altronde chi deve saprà parlare dei 100 pomodori? volte. Allora, quel signore contadino è 100 volte più onorevole di quell'assassino, perché se di là io ho un assassino, un genocida, di qua ho un contadino che è una persona pulita. che E magari sicuramente, propose il e problema tra l'altro, mi dell'agricoltura. prepara da mangiare tutti i giorni. È una persona onorevole perché tira avanti la sua carriola zitto, guardando il brutto e il male che c'è in questa società. Quindi più di questo non può fare il contadino. Ma giusto, io lo onoro molto di più che non un deputato che si definisce onorevole quando è disonorevole. Il cittadino guarda, osserva, ma non è fesso. Il cittadino italiano capisce bene, però non ha strumenti per replicare o per cambiare, quindi si limita a guardare e si mette in difesa. Non ha altri strumenti il cittadino comune. Questa è la verità. Ma se potesse, quel cittadino, vuole che le dico io cosa farebbe? Quindi, caro ascoltatore, che tu sia un contadino che coltiva i pomodori, o un avvocato, o un ingegnere, o un operaio, o un tassista, o chiunque tu sia, io metterò in questo video il numero telefonico del dottor Lavanga e prendi contatto con lui e cerca di capire che contributo puoi dare a questa lotta, perché di lotta si tratta. può Poi, proporre come deputato parlamentare di un Parlamento popolare. bene, ti devo chiedere ancora una cosa molto importante, però abbiamo 2 minuti e mezzo, non di più, ahimè. Va bene. Quali obiettivi ti prefiggi? Non si prefigge il comitato, non tu, personalmente tu. E in che modo volete realizzarli? Perché visto che siete nati nel 2014, avete avuto 11 anni di tempo per studiare bene il percorso, immagino. L'obiettivo primario è azzerare totalmente questa classe politica negligente. Tolti loro, sono sicuro che 600 cittadini italiani hanno il sales sapiens di scrivere quello che vogliono per il loro popolo per i prossimi 30-100 anni. Questo è l'obiettivo. Poi come lo si può raggiungere? Le strade del Signore sono infinite, ma percorriamo la rivoluzione giuridica costituzionale. Restiamo dentro la Costituzione e dobbiamo seguire ciò che ci hanno detto i nostri padri costituenti. Allora, Pietro, quindi non volete fare un colpo di Stato, questo direi. Ma perché? Perché lo chiama colpo di Stato? Noi vogliamo semplicemente scrivere ciò che serve per questo paese. Ti ringrazio infinitamente per il tempo che ci hai dedicato. Mi terrò in contatto perché voglio seguire l'evoluzione del vostro progetto, l'ho già detto anche al dottor Sanna, quindi se me lo consentirete episodicamente, una volta ogni 15 giorni, una volta al mese, vi chiederò di darmi ancora un po' del vostro tempo per spiegarmi a che punto siete. Credo che sia necessario che qualcuno cominci a fare qualcosa, perché finché qualcuno non fa qualcosa, finché qualcuno non si mette a cambiare le regole di questo gioco, il gioco rimane questo. Anzi, mi sono accorto che negli ultimi anni è addirittura peggiorato e al peggio non v'è mai fine, come dicono. Quindi, lodo la vostra iniziativa. Non ci credo ancora, però lodo la vostra iniziativa. Se qualcuno come Grillo c'era riuscito prima, nulla esclude che possiate riuscirci anche voi, ma chiaramente non dipende da te, chiaramente non dipende dal dottor Sanna, chiaramente dipende da chi? Dal popolo. Andare a votare non serve a niente, ormai l'abbiamo capito, anzi, il partito più grande d'Italia è quello di quelli che non sono andati a votare. Bravo, ha detto bene. È il 60% che non va più a votare. Già questo è un indice di incostituzionalità se il 50% di no vuol dire che
il 45% non è legittimato ad operare, ad agire. Devo congedarmi purtroppo perché il segnale si è ridotto e mi sei arrivato ultimamente a pezzetti. Grazie per questo tempo che ci hai dedicato e complimenti per la vostra iniziativa. Ti saluto con un arrivederci perché ci rivedremo presto. Tantissimi auguri. Ciao Pietro.